Oggi in Italia una persona che chiede asilo può trovarsi di fronte a dei diversi esiti. Innanzitutto va detto che purtroppo nello scenario attuale la maggioranza, cioè più del 50% delle persone che chiedono asilo, non si vedono riconosciuta nessuna protezione in prima istanza davanti alla Commissione, mentre questo dato si ribalta in fase giurisdizionale, ovvero chi fa ricorso nell'80% dei casi, l'Italia è il paese che ha la percentuale più alta, si vede riconosciuta una qualche forma di protezione, ma solo alla fine di un percorso lungo, travagliato e assolutamente non garantito. Ma tornando indietro e provando a guardare a quelle persone che invece riescono effettivamente a ottenere una protezione già in prima istanza, possiamo dire innanzitutto che la protezione internazionale assume due forme diverse possibili. Da un lato lo status di rifugiato che dà applicazione alla Convenzione di Ginevra del 51 e che quindi viene riconosciuto a quelle persone che ricadono nella definizione di rifugiato come persona vittima di persecuzione o con fondato timore di persecuzione, ma solo per specifiche ragioni. Esiste poi invece un'altra forma di protezione internazionale, la protezione sussidiaria, che discende dalla normativa europea e che amplia le fattispecie previste dalla Convenzione di Ginevra, andando a comprendere anche quelle persone che sono vittime di trattamenti inumani o degradanti o che hanno subito quello che viene chiamato un danno grave. Quindi insieme queste due forme di protezione danno davvero delle garanzie, delle tutele molto forti a quella minoranza che riesce a ottenerle, perché possono avere un permesso di 5 anni con molti diritti garantiti, almeno sulla carta, e anche la possibilità di chiedere la cittadinanza al termine di questi 5 anni. Esistono poi però delle forme complementari, vengono dette, di protezione a livello nazionale. In particolare in Italia questa ha trovato applicazione inizialmente con la cosiddetta protezione umanitaria, abrogata infelicemente nel 2018 con i decreti sicurezza di Salvini, ma che in qualche modo è risorta con altri nomi e altre definizioni, in particolare nella protezione speciale che oggi è ancora garantita, seppur con molte restrizioni, a richiedenti asilo che non rientrano nella definizione della protezione internazionale, ma che non possono essere rimandati nel paese di origine perché si violerebbe il principio di respingimento a causa appunto di ragioni che non sono così forti, ma che allo stesso tempo impedirebbero a loro di mantenere ad esempio una vita degna, di avere dei livelli di unità familiare, di garanzia di determinati diritti che qui invece si vedono garantiti. Questo è molto importante perché insieme queste tre forme di protezione, benché appunto ancora non maggioritarie, ma permettono a molte persone richiedenti asilo di vedersi riconosciuti dei diritti anche grazie appunto al ricorso in tribunale, se non direttamente in prima istanza.